Dipingere con l'uncinetto, colori, luci e ombre. Si può? Ciao, sono Marina e questo è il mio canale Urban Crochet. Qui parliamo di uncinetto e di tutto il mondo correlato. Perché dipingere con l'uncinetto? Tra le mie ricerche in internet, sapete che sono molto curiosa e vado sempre a cercare cose nuove e soprattutto mi incuriosiscono e diciamo acchiappano la mia attenzione cose particolari, anche se poi magari io non le utilizzo e non le faccio. In particolar modo ho visto i lavori di questa creativa designer, che vi metterò qua il nome perché non voglio storpiare la sua pronuncia, e i suoi lavori mi hanno colpito molto. Come vedete sono come dei ritratti e anche se sono fatti con l'uncinetto hanno la profondità e questa alternanza di colori e di luci e ombre che danno tridimensionalità alla figura. Andate a vedere il suo profilo. Non ho fatto nessun tipo di prova in questo senso nel creare personaggi o anche paesaggi, perché no. Diciamo che al momento non è una tecnica che voglio provare, ma a me interessava tanto il discorso di luci ombre, del rivelato e del nascosto. Proprio come in pittura si può fare anche con l'uncinetto. Oltre che i colori diciamo così solidi e pieni, lucidi, forti, alternati ai colori scuri, opachi, profondi, possiamo appunto giocare anche con il tipo di punto, punti in rilievo piuttosto che punti piatti. Questi abbinamenti creano davvero delle visuali inedite, secondo me. Questo per esempio, tanto per farvi capire, è un colore solido bianco, quindi che spicca, e con un punto che è la maglia bassissima a coste, in costa dietro, quindi è piuttosto piena, alternata a delle maglie invece più leggere. Allora, il filato rosso, che poi è variegato, è anche più fine rispetto a quello bianco, quindi si gioca anche proprio sulla misura del filato, ed è un punto fatto prevalentemente una sequenza di punti classici, maglie basse, mezze maglie alte e maglie alte. La particolarità è che viene lavorato in modo tale che, come vedete, dove si congiungono le due righe e c'è il cambio colore, non si mischiano, ma voi vedete proprio questo è rilievo e questo è più profondo. Questa, diciamo, visione ottica non è solo ottica, è proprio fisica, cioè è effettivamente così, il bianco è più fuori rispetto al rosso che è all'interno. I punti non sono regolari, infatti vedete che non sono delle linee rette, proprio perché volevo che ci fosse un nascondersi e rivelarsi. Tutto questo è nato da questo scaldacollo. Tempi diciamo non sospetti, cioè l'anno scorso, forse anche più di un anno fa, io ho realizzato questo scaldacollo perché avevo una matassa di filo, che è questa, ne ho ancora tantissimo, presa per fare un tipo di lavoro che però poi non ho portato avanti. Avendo tanto di quel filo, non volevo buttarlo, non volevo lasciarlo nel cassetto, ho deciso appunto di utilizzarlo e di mischiarlo ad un filato che spegnesse un po' questa irruenza, e ho usato infatti questo blu. È un blu molto scuro, opaco, non voglio dire polveroso, ma sicuramente non è lucido. E devo dire che l'effetto mi piace tanto. L'altro giorno ero vestita tutta in blu e questo scaldacollo l'ho aggiunto e devo dire che ha dato un tocco di luce. L'avevo mai indossato, non lo so perché forse l'avevo fatto così senza uno scopo preciso, ma in realtà sono molto contenta, anche perché è leggero e è molto morbido.
è morbidissimo, tant'è che mi sta venendo voglia di fare proprio un'intera maglia. Avendo tanto di questo filo potrei utilizzarlo così. L'unico problema è che non mi ricordo più, non ho la striscetta di questo blu, credo sia l'alpaca della Drops, non ne sono sicura, o forse è la lima o la flora. Però è così morbida che penso sia l'alpaca. Bisogna ora trovare la tonalità di blu corretta. Perché dico così? Perché qui in realtà non c'è nessun tipo di blu. Io non so se lo vedete, ma c'è il viola, c'è l'azzurro, c'è il giallo forte, il verde, il verdino tipo verde acqua, ma non c'è il blu. Devo dire che è stato un abbinamento felice e nonostante non ci sia del blu qua, ci sta davvero bene. Ho paura che se prendo un blu diverso non ha la stessa resa e vediamo se riesco. Tento di comprarlo, al massimo lo ridarò, adesso vedo come fare, così consumo anche questo. Quindi vi invito sicuramente a cercare, esplorare nuovi designer che dipingono con l'uncinetto. Io ho scritto una newsletter, chi l'ha ricevuta appunto ha la possibilità di leggere, chi non è iscritto alla newsletter vi invito a farlo, vi metto qua il link perché appunto magari in un'email riesco a spiegare un pochino meglio certi concetti, certe mie elucubrazioni mentali, sapete come sono. Quindi se vi va, senza impegno, vi iscrivete, poi insomma se non vi vanno più di riceverle potete anche disiscrivervi. Ho fatto questo esperimento. Sarebbe interessante anche fare il contrario, immaginatevi questo alternato, un lavoro molto forte dove tra le crepe, tra le rughe trovate il profondo del blu. Mi piacerebbe farlo inverso, ma sono sicura che dopo non indosserei la maglia, quindi lo lascerò così sicuramente. Prima di lasciarvi al tutorial vi chiedo ancora un attimo di pazienza per un'informazione di servizio. Allora, in molti di voi conoscerete sicuramente Nadia di Fili Libertà, Nadia che fila, fa corsi ed è sui social con argomenti sempre molto interessanti e molto profondi. Lei organizza incontri generalmente di giovedì, ha iniziato mi sembra una volta al mese, vediamo se poi riuscirà ad aggiungere qualche data in più. Ci sarà il prossimo giovedì, oggi è 17, quindi 18, 19, 20 se non sbaglio. Nel momento che sto registrando il video non c'è ancora il link di questo incontro, ma vi lascerò qua il link sicuramente del suo profilo Instagram. Nel momento in cui farà uscire anche il post relativo a questo progetto, aggiornerò questo video e vi metterò sotto la descrizione anche il link diretto. Il suo progetto si chiama Germogli di Pace. E appunto è un incontro per esprimere le proprie emozioni facendoci fare dei lavori. La volta scorsa abbiamo portato un filo, ci ha fatto come dire, sentire questo filo declinato in varie emozioni. Questa volta sarà diverso, ogni persona porterà la tecnica che preferisce, quindi chi l'uncinetto, chi la maglia, chi il cucito, il ricamo. Se una persona non ha diciamo nessuno di queste arti tessili, può semplicemente fornirsi di un pezzo di carta e di un ago con un filo. Diciamo che non è assolutamente indispensabile saper cucire, saper fare l'uncinetto, saper fare la maglia. Non voglio svelarvi molto di più, troverete tutto nel link di Nadia e soprattutto vi spiegherà come partecipare e che cosa sono questi germogli di pace. Ora vi lascio al tutorial e a presto. Eccoci qua al tutorial. Allora, come vedete sono righe di maglie bassissime alternate poi a righe di punti normali, classici.
L'unica differenza è che quando torniamo indietro dalla lavorazione dei punti classici, che come potete vedere non è regolare, sono maglie basse, maglie alte, proprio perché volevo dare questo senso di movimento rispetto al invece le colonne dritte e piene. Dicevo, quando facciamo questa riga, che è semplice ovviamente, ritorniamo indietro con le maglie bassissime, ma ritorniamo indietro con il punto inverso. La costa dietro inversa. Non è facilissima, soprattutto chi non sopporta la maglia bassissima sopporterà ancora meno il punto inverso, ma è un'occasione per provarlo. Non avremo la difficoltà di doverla lavorare sulla maglia bassissima, ma appunto la lavoriamo su questi punti classici. Datevi una possibilità, diciamo. Perché l'ho iniziata con una sola colonna? Perché se volessimo fare un cappello, uno scaldacollo, qualcosa, poi si cuce a tubo e quindi iniziamo con una, poi la attacchiamo alle altre due. Ho scelto di fare 3 coste per creare questa texture che era uguale, esattamente uguale al mio scaldacollo, ma ovviamente potete decidere di farne solo 2 o anche una sola. Voi potete fare una riga di andata e ritorno in una sola costina e l'altra invece del colore in contrasto. Secondo me può venire qualcosa di molto bello. Ora potete notarlo, meglio qui forse che non tanto qua, che il primo pezzo lo faccio con i colori insieme. Questo perché mi sono trovata meglio a gestirlo. Questo scaldacollo, infatti, come vedete, all'inizio facevo il cambio colore, solo che non mi piaceva, quindi a un certo punto ho deciso di farlo in questo modo. Questo primo pezzo, che è tutta di maglie bassissime, è un bordo, lo faccio con entrambi i fili e poi quando arrivo qua lascio cadere un filo e lavoro solo con l'altro. Cosa succede in questi casi? Succede che questo bordo rimane più spesso rispetto a questo, ovviamente. Per uno scaldacollo la differenza non dà fastidio assolutamente, perché lo scaldacollo può avere benissimo 2 bordi diversi. Ora, come abbiamo detto, dobbiamo lavorare le prime maglie insieme. Quindi io prendo i 2 fili, faccio il mio cappietto e lavoro 5 maglie bassissime. 1, 2, 3, 4, 5, che sono le maglie del bordo, e poi lavoro multipli di 14. In questo caso sono 2 multipli di 14 più altre 5 maglie bassissime del bordo, se vi occorre avere il bordo anche da questa parte. Quindi devo fare le maglie bassissime, lascio giù il filo che è quello della profondità e inizio a lavorare. Allora, innanzitutto questa è la quinta maglia, quindi 1, 2, 3, 4, 5 con entrambi i fili. Faccio scendere la maglia col grigio e iniziamo con la sesta maglia, che è bianca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faccio altre 14 maglie e altre 5, sempre del bordo. Mi raccomando, se siete più comodi, mettete i marcapunti, catenella per girare, ed ora cominciamo la riga di ritorno. Sono tutte maglie bassissime. 1, 2, 3,
4, 5, faccio i miei multipli di 14, nel mio caso sono 2, quindi sono 28, e poi vediamo qua per il cambio filo. Sono arrivata alla mia 28esima maglia, quindi 5, 14 e più 14, quindi 14 sono alla 13esima dell'altro multiplo e devo lavorare la mia maglia, la 14esima del secondo multiplo. Allora, voi sapete che facendo la maglia bassissima, questo anello sull'uncinetto fa già parte dell'ultimo punto. Quindi io entro qua, prendo, quando sono qua all'ultimo punto, tutti e due i fili. State attenti a non mangiarvi la maglia, questa maglia qua, 1, 2, 3, 4, 5, qua che posizionate il marcapunto, che così non vi sbagliate. Prendo e passo tutti e due i fili. Così ho finito la mia 14esima maglia del multiplo, ed è una maglia bassissima, vedete che è bianca, e ho già sull'uncinetto i due fili, quello grigio e quello bianco. Così quando lavoro la mia prima maglia del bordo, 1, 2, 3, 4, 5, che è questa, attenzione perché veramente si nasconde. Qua dove c'è il cambio filo è un po' ostico. 1, 2, 3, 4, 5, catenella per girare. Quindi siamo ancora alla prima parte del bordo e facciamo le nostre 5 maglie, 2, 3, 4 e 5. Ora noi dobbiamo lasciare andare un filo, che è il filo bianco, perché dobbiamo iniziare a lavorare col filo grigio. Però se io lavoro adesso la maglia, vedete che sull'uncinetto ho l'anello, mi rimane questo colore qua con tutte e due, perché 1, 2, 3, 4, 5, ne ho già fatti 5 con i due colori, quindi facciamo così, togliamo il filo bianco, lo sfiliamo e teniamo solo il filo grigio. Questo filo bianco, perché venga poi meglio la riga successiva quando torneremo indietro, lo teniamo in avanti. Mi raccomando che non ci disturbi, lo teniamo proprio di qua verso il dietro e cominciamo. Questo è il mio primo punto del multiplo di 14. Mi raccomando, utilizzate i marcapunti se fate fatica a riconoscere le maglie. Io faccio 4 maglie basse, in costa dietro, sempre in costa dietro, quindi 1, 2, 3 e 4, 4 mezze maglie alte. È diventato bianco il filo perché è uno sfumato. 4 maglie alte,
Lo sapete che le prime righe sono sempre le più ostiche, ma cerchiamo di farcela. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 12 e adesso 2 maglie basse che fa 14. E ora per questa parte facciamo ancora il multiplo di 14 e arriveremo qua 1, 2, 3, 4, 5 a meno 5 e faremo le maglie bassissime in costa dietro perché io qua ho il bordo. Quindi finiamo con la 13ª e la 14ª maglia del motivo che sono 2 maglie basse e il bordo abbiamo deciso che lo facciamo 5 maglie bassissime. Catenella per girare, riga di ritorno, questo è il rovescio del lavoro. La riga di ritorno è in questo modo. Allora, le 5 maglie del bordo le facciamo sempre bassissime, 2 in costa dietro, 3, 4, 5 ed ora viene il bello, le maglie bassissime però prese in costa inversa. Cosa vuol dire? Che noi prendiamo la costa dietro, che è questa è davanti, questa è dietro, ma invece di prenderla normalmente come faremo, la prendiamo inversa, cioè da dietro. Qualcuno di voi forse ha visto il mio video per lavorare la maglia rasata all'uncinetto, ve lo lascio sotto nei link se vi va di vederlo. In quel caso lavoravamo la maglia davanti, inversa davanti, però il meccanismo è uguale. Allora il filo deve rimanere in alto, diciamo, non deve dar fastidio all'uncinetto e deve rimanere davanti all'uncinetto. Quindi io infilo da dietro dopodiché carico il filo sull'uncinetto, mi aiuto tenendo e faccio passare e vado avanti così per tutta la riga. Ci si deve un po' abituare, il segreto sta nel tenere alto questo. Ora si può fare anche così, lasciare il filato qua giù e tirarlo, forse per molti di voi è più semplice, lo lasci qua e lo tiri dentro. Io perché invece gli faccio fare quel giro? Credo che non cambi nulla alla fine di risultato, cambia a me perché se io gli faccio fare questo giro da dietro ad avanti, il punto mi viene meno stretto, se no io stringo troppo a prenderlo subito così. Quindi gli faccio fare proprio un giro in modo tale che facendo il giro si allunga e andiamo avanti fino alla nostra bordo. Lavoriamo la nostra ultima maglia, poi ci sono quelle del bordo, 1, 2, 3, 4, 5 e lavoriamo in questo modo e prendo insieme i due fili, così la maglia ultima mi rimane grigia e ho già sull'uncinetto il doppio filo e quindi continuo. 1, 2, 3, 4 e 5. Catenella per girare, ho sempre in mano i due fili, quindi abbiamo fatto questo pezzo e ora ricominciamo. 5 maglie bassissime del bordo,
4, 5. Ora dobbiamo lavorare con il filo bianco, quindi cosa facciamo? Togliamo quello grigio, state attenti di non far scivolare anche quello bianco, e rimaniamo con l'anello bianco sull'uncinetto. Il filo grigio lo portiamo davanti, che poi ci sarà appunto utile, lo spostiamo qua sulla nostra destra e iniziamo a lavorare. Allora, come vedete, le coste adesso si sono girate così verso di noi. In questo caso le vediamo bene, sono un po' arricciate, ma almeno così si vedono bene, no? Perché sono rivolte verso di noi. Noi ora, adesso, anche questa riga ha una particolarità, diciamo che sono le uniche due righe particolari, cioè noi dobbiamo lavorare di queste maglie, forse le vedete meglio qua, che c'è il contrasto di colore, noi dobbiamo lavorare la costa davanti. Non è una costa davanti inversa, è proprio la costa davanti presa così. Quella inversa la si prende da qua, no? Così. Quindi probabilmente vi è già capitato di lavorare delle coste davanti, no? Quindi lavoro maglia bassissima. Io mi trovo bene proprio ad agganciarlo in questo modo. Oppure potete andare da sotto. Io mi trovo bene così, agganciarli in questo modo, proprio perché sono posizionate in questa maniera verso di me e quindi mi trovo meglio così. Lavoriamo tutto la riga, sempre in costa davanti, fino a qua. Questo ultimo pezzetto, 5 maglie, essendo il bordo, lo dobbiamo lavorare in costa dietro. Mi raccomando, ricordatevi. Ed ecco, abbiamo finito. Il lavoro si arriccia un po', ma non vi preoccupate. Una volta che andrete avanti col lavoro, poi sarà più semplice. Sapete che le prime righe sono le più ostiche. Siamo sul retro del lavoro e dobbiamo tornare indietro tutte con le maglie bassissime in costa dietro. Diciamo che gli unici due giri particolari sono appunto il giro di ritorno del colore di fondo, del colore nascosto, che è in costa dietro inversa, e il giro del colore chiaro, quello diciamo in rilievo, che è in costa davanti. Sono le uniche due righe che possono magari darvi qualche problema. Questo, come vedete, si arriccia, quindi per vedere bene le coste, le maglie, dovete girarle così. La costa dietro è questa. Non vi confondete, perché se lo girate così vedete che c'è comunque il filo dell'altro colore, è impossibile sbagliare. L'unica cosa, li tenete un pochino così e fate entrare l'uncinetto dove dovete. È solo questione delle prime righe, poi dopo sarà tutto più semplice. Andiamo avanti e qua facciamo il cambio filo. Vi faccio vedere di nuovo il cambio filo. Quindi noi abbiamo sull'uncinetto, dobbiamo lavorare l'ultima maglia bianca, abbiamo sull'uncinetto il bianco, quindi va bene così, quando lavoreremo la maglia rimarrà bianca. Quindi io entro nella maglia, ma carico già il filo del colore, cioè del doppio colore, e la lavoro l'ultima maglia. Vedete che rimane bianca, ma già ho i due colori qua, quindi quando inizio la prima maglia delle 5 del bordo mi rimane già di due colori, 1, 2, 3, 4, questa qua rimane sempre nascosta, e 5. Ora continuate le 5 maglie del bordo,
Qui fate il cambio filo mantenendo il bianco, perché ovviamente dobbiamo fare altre colonne di maglie bassissime avanti e indietro. Se volete farlo così ne dovete fare altri 4 giri, andate e ritorno, e poi di nuovo questo schema. Secondo me è molto bello anche farlo con la colonna bianca. Lasciate una sola colonna bianca del colore che avete scelto e continuate a fare le righe così. Secondo me viene molto molto bello anche in questo caso. Per ora vi lascio, fatemi sapere se provate. A presto, conta con me.